Ciao a tutti e bentornati sul canale per questo nuovo video. Nelle ultime settimane i mercati azionari e obbligazionari sono stati caratterizzati da un'elevata volatilità, accompagnati da una successione di movimenti a rialzo e a ribasso. Il mercato sta infatti dando dimostrazione di una forte incertezza legata agli ultimi avvenimenti geopolitici e finanziari come l'evoluzione della pandemia, le tensioni tra Russia e Ucraina, ma anche l'aumento dell'inflazione e il prossimo incremento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Ma in situazioni di incertezza come queste, in cui non si sa cosa aspettarsi, esistono strumenti o indicatori che possono venirci in aiuto? In questo video vi presento un indicatore molto utilizzato e di facile lettura che può assistervi nel prendere le vostre decisioni legate agli investimenti. Parliamo del Fear and Greed Index della CNN. Il Fear and Greed Index, come ho già detto, è un indice sviluppato dal network televisivo americano CNN. Viene aggiornato quotidianamente ed è disponibile nella sezione finanziaria del sito della CNN. Trovate il link qui sotto. Tradotto letteralmente Fear and Greed Index significa indice della paura e dell'avidità. Infatti questo strumento non ci dà informazioni in merito alla valutazione o alla volatilità del mercato azionario o ai rendimenti dei titoli obbligazionari, ma è uno specchio delle emozioni provate dagli operatori del mercato. Emozioni che vanno dalla paura, generalmente legata ad un crollo del mercato in quanto si ha paura di perdere il denaro investito, all'avidità o euforia, tipicamente associata a valori molto elevati del mercato in cui gli investitori, attratti da potenziali facili guadagni, comprano titoli anche molto sopravvalutati senza preoccuparsi dei possibili rischi. Bene, vediamo questo indice più nel dettaglio. Andando sulla pagina dedicata del sito della CNN, l'indice si presenta come un quadrante con una lancetta che può oscillare tra 0 e 100. Valori compresi tra 45 e 55 corrispondono alla neutralità delle emozioni, mentre letture al di sotto del 20-25 indicano estrema paura, al di sopra del 75-80 invece estrema avidità o euforia. L'indice Fear and Greed è ottenuto attraverso una formula matematica sviluppata dalla CNN che unisce 7 diversi indici che abbracciano sia il mercato azionario che quello obbligazionario americano. Di ognuno di questi indici viene analizzata la situazione attuale e fatto un confronto rispetto al suo comportamento passato e gli viene assegnato un punteggio variabile tra 0 e 100. Infine, una volta fatta la media equipisata dei 7 numeri, si ottiene il valore finale dell'indice Fear and Greed. Senza entrare troppo nei tecnicismi, vediamo quali sono questi 7 indici e cerchiamo di capire perché dovrebbero darci delle indicazioni in merito al sentiment del mercato. Il primo indice preso in considerazione è il Market Momentum, ovvero lo slancio del mercato azionario. Il grafico che vedete è quello riportato sul sito della CNN al momento della registrazione del video, mentre la frase in inglese è la definizione dell'indice fornita sempre dall'emittente televisivo. Il Market Momentum viene valutato confrontando l'indice azionario S&P 500 con la sua media mobile a 125 giorni. Ovviamente, tanto maggiore è l'indice rispetto alla sua media, tanto maggiori sono le aspettative rialziste del mercato azionario. Al contrario, un indice inferiore alla media indica un mercato in possibile sofferenza. Il secondo indice è rappresentato dalla forza dei prezzi azionari, ovvero il numero di titoli azionari quotati a New York Stock Exchange che hanno raggiunto i valori massimi e minimi delle ultime 52 settimane. È intuitivo aspettarsi che più alto è il valore e quindi più sono i titoli che hanno superato i massimi dell'ultimo anno, maggiori sono le aspettative rialziste del mercato. Al contrario, valori bassi o in calo indicano un mercato al ribasso ed un sentiment negativo. L'indicatore di ampiezza del mercato azionario, anche noto come indice di McClellan, confronta la quantità di titoli azionari a rialzo con quelli al ribasso all'interno di un certo paniere di titoli. Un valore alto in aumento indica un mercato in crescita, associato quindi ad euforia da parte degli investitori, mentre un valore basso e in calo rispetto al passato è segnale di un mercato debole accompagnato da paura da parte degli operatori. Il rapporto tra le opzioni put e call,
ovvero il rapporto tra il volume degli scambi delle opzioni put, quindi ribassiste acquistate dagli operatori che hanno una visione ribassista del mercato, e delle opzioni call, ovvero rialziste e acquistate invece da chi ha una visione rialzista del mercato. Un valore basso o in riduzione del rapporto indica un'aspettativa rialzista del mercato. Al contrario, un valore alto o in aumento indica paura da parte degli operatori. La domanda di titoli obbligazionari detti spazzatura, ovvero i junk bond. Questo indice confronta i rendimenti appunto dei titoli spazzatura, quindi con maggiore rischio di insolvenza da parte degli emittenti, con quelli più sicuri e di livello investment grade. Maggiore il differenziale, maggiore è il rendimento richiesto dagli investitori per partecipare al debito degli emittenti più a rischio di default, indicando quindi sfiducia e debolezza del mercato. Il sesto indicatore è la volatilità del mercato, per il quale viene utilizzato il noto indice VIX, detto anche indice della paura, confrontato con la sua media mobile a 50 giorni. Tanto più l'indice è superiore alla sua media e tanto maggiore la volatilità e quindi l'incertezza e la paura associati ai mercati. Al contrario, tanto minore è l'indice rispetto alla media e tanto più bassa è la volatilità dei mercati, il che si associa generalmente a movimenti rialzisti dei titoli azionari e fiducia da parte degli investitori. Infine, il settimo e ultimo indicatore è il Safe Haven Demand, che ci fornisce la differenza tra i rendimenti del mercato azionario rispetto all'obbligazionario. Un rapporto con valore alto o in crescita indica un mercato azionario forte e in crescita. Al contrario, valori bassi e in calo indicano sfiducia verso il mercato azionario, che portano generalmente ad uno spostamento della liquidità verso il mercato obbligazionario. Ok, ma teoria a parte, questo indice può darci qualche indicazione in merito a cosa dobbiamo aspettarci dai mercati? Beh, ovviamente dobbiamo sempre ricordarci che il futuro non è prevedibile e che non esistono strumenti in grado di dirci come si muoveranno i mercati nelle prossime settimane o mesi. Inoltre, non bisogna mai affidare le proprie valutazioni sui dati forniti da un solo singolo indicatore o strumento, ma è sempre bene andare a cercare ulteriori conferme basandosi su logiche e valutazioni diverse tra di loro. Vediamo comunque se è possibile svolgere qualche analisi sull'indice della CNN. Se osserviamo il grafico che vi riporto, in cui ho sovrapposto l'andamento dell'S&P 500 all'indice Fear and Greed, si può notare una certa correlazione tra i picchi relativi dell'indice Fear and Greed e l'inizio delle varie correzioni dell'indice americano. In particolare, quando l'indice della CNN è superiore a valori di 70, indicando quindi estrema avidità, sembrerebbe in grado di anticipare di qualche giorno o settimana una successiva correzione dell'S&P 500. Allo stesso modo, i punti di minimo relativo dell'indice Fear and Greed sembrerebbero indicare molto spesso la fine di una fase correttiva dell'indice azionario, e questo è tanto più vero quanto minore il valore dell'indice della CNN. Proseguendo, anche se il periodo storico in esame è limitato a 3 anni, possiamo vedere come, quasi sempre, a seguito di fasi più o meno prolungate di tempo in cui l'indice Fear and Greed è rimasto sopra il valore di 70-75 e anche l'indice azionario ha mostrato importanti salite, si siano poi verificate delle correzioni più o meno importanti dell'indice americano, con conseguente spostamento dell'indice Fear and Greed verso valori legati alla paura. Tutto questo sembra proprio indicare una prima fase di euforia e corsa ai facili guadagni caratterizzata da mercati in salita e da valori dell'indice Fear and Greed associati all'estrema avidità, seguita da una fase di presa di profitto da parte di grandi investitori che provocano un calo dei prezzi, accompagnata da un mutamento del sentiment degli operatori da avidità a paura, in particolare di quelli entrati a mercato troppo tardi, in quanto temono di perdere i soldi investiti anziché ottenere dei profitti. Discorso analogo si può fare per i valori all'estremità inferiore. Infatti si vede che a seguito di un periodo più o meno lungo in cui il Fear and Greed è rimasto sotto il valore di 25-30, indicando estrema paura da parte degli operatori, nel momento in cui questo si è spostato verso valori superiori a 30, si è cominciata un'importante fase di risalita dell'S&P 500, iniziata generalmente con un po' di anticipo, a indicare che, mentre il sentiment generale del mercato era ancora negativo,
I grandi investitori e quelli ben informati avevano già cominciato ad accumulare investendo liquidità nei vari titoli azionari, portando ad un primo rialzo dei mercati. Rialzo che è stato poi notato anche dagli altri, portando quindi fiducia e dando un ulteriore slancio alla salita dell'indice. Sarebbe interessante svolgere ulteriori analisi sull'indice Fear and Greed, ma purtroppo la CNN non mette a disposizione i dati storici dell'indice, ma solamente il grafico che vi ho mostrato, per cui risulta difficile fare analisi più accurate. Abbiamo comunque visto che c'è una certa relazione tra l'andamento dell'indice e quello dei mercati, tuttavia le informazioni che leggiamo vanno sempre attentamente contestualizzate. A tal proposito, consiglio anche di dare sempre uno sguardo alle indicazioni fornite dai 7 indici utilizzati per il calcolo del Fear and Greed. Infatti, se questi mostrano indicazioni contrastanti, un po' come sta succedendo in questi giorni, possiamo interpretare le informazioni fornite come un segnale di forte incertezza del mercato, per cui a maggior ragione l'informazione riassuntiva dell'indice Fear and Greed va ancora di più contestualizzata, dandogli il giusto peso all'interno del bagaglio di indicazioni che abbiamo raccolto. Bene ragazzi, spero con questo video di avervi mostrato uno strumento aggiuntivo che possa aiutarvi ad interpretare i mercati e poter prendere le giuste decisioni di investimento. Questo ovviamente non è l'unico strumento disponibile, ce ne sono molti altri, più o meno complessi e più o meno affidabili, che vi mostreremo nei prossimi video. Se non volete quindi perderveli, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere la notifica non appena li pubblicheremo. E se avete trovato questo video interessante, vi chiedo di lasciare un bel like per supportarci. E con questo abbiamo davvero finito. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!